I greci la chiamavano acrasia, i buddisti usano il termine resistenza. C'è chi parla anche di procrastinazione e ho imparato che esiste anche il cosiddetto knowing doing gap. Gli studenti di italiano più semplicemente dicono mi sento bloccato o bloccata. Parlare in italiano ti fa paura. Sai che per riuscire a farlo l'unico modo è esercitarti e quindi superare la paura di parlare. Devi pertanto buttarti. Lo sai, ne sei consapevole, ma nonostante questo non ti decidi a farlo. In questo breve video vedremo come cambiare questa situazione. E mi raccomando, rimani fino alla fine del video perché ho 2 strumenti importanti per te che sono certa avranno un impatto significativo sulla tua vita, non solo come apprendente di italiano. Se sei entusiasta come me di entrare subito nel video di questo argomento, ti invito ad iscriverti a questo canale e ricorda anche di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Ci sono molte ragioni per le quali sabotiamo noi stessi. E in molti casi lo facciamo perché abbiamo paura di uscire dalla nostra zona di comfort. Se ci pensi bene, per una bella vita, oggigiorno si intende una vita confortevole in cui il dolore è assente e noi siamo a nostro agio. Ma questo molte volte coincide con una vita all'interno della cosiddetta zona di comfort. C'è infatti una vocina all'interno della tua testa, così come della mia, naturalmente, che dice non farlo, stai attento o stai attenta, è pericoloso, non cambiare. Quella vocina si chiama resistenza e tra l'altro su questo Steven Pressfield ha pubblicato un libro molto interessante, The War of Art. Io l'ho letto in inglese, ma in italiano il titolo è La guerra dell'arte. Te lo consiglio, specialmente se hai un lavoro creativo. Per superare la resistenza devi cambiare la tua percezione del comfort. Di che cos'è il comfort? Devi cioè modificare la tua forma mentis, il tuo mindset. Devi focalizzarti sul disagio che proverai se non farai quella cosa che ti fa paura e non sul disagio che proverai se la farai. Questo è un concetto importante, ripetiamolo. Devi cioè spostare la tua attenzione, pensare al disagio, lo ripeto, che proverai se quella cosa tu non la farai, anziché pensare al disagio e alle difficoltà che incontrerai se deciderai di farla. È un vero e proprio cambio di prospettiva. Vediamolo in modo ancora più semplice e in modo concreto. Tu non parli italiano perché hai paura, perché sudi, perché ti trema la voce, perché ti senti molto a disagio quando lo devi fare. Però il costo
che tu proveresti facendolo, cioè questo disagio che proveresti, sarebbe comunque molto minore rispetto al disagio di non riuscire a parlare in italiano in modo sicuro, perché quello sarebbe un costo emotivo decisamente molto alto. Ricorda che non ti sentirai mai abbastanza sicuro o sicura per fare le cose a cui tieni, le cose che realmente contano per te. Ma il segreto sta proprio nel fare queste cose anche se non ti senti pronto o pronta. Lo ripeto ancora una volta. Il segreto sta nel fare le cose anche se non ti senti pronto o pronta. Pensa a tutto ciò a cui stai rinunciando semplicemente perché non vuoi sentirti a disagio, non vuoi provare della difficoltà, non vuoi sentirti vulnerabile e in imbarazzo. Ma dall'altra pensa a tutto ciò, alle conseguenze di questa scelta, e cioè al fatto che non avrai quello che vuoi dalla vita, non riuscirai a parlare l'italiano e quindi ad essere quel tipo di persona che ti piacerebbe, e questo secondo costo è decisamente più alto rispetto al fatto di sentirti un po' a disagio, specialmente le prime volte quando devi parlare in italiano. Come promesso all'inizio, ho 2 strumenti utilissimi per te. Il primo è questo libro, 101 saggi che cambieranno il tuo modo di pensare. Come vedi, io ho la versione in inglese perché non è ancora stato tradotto in italiano, però magari tu riuscirai a trovarlo nella tua lingua madre, o magari la tua lingua madre è proprio l'inglese. Se questo video ti è piaciuto, sono certa che troverai questa lettura estremamente interessante. Il secondo è questo video in cui ho parlato di come affrontare la paura tramite il cosiddetto fear setting anziché il cosiddetto goal setting, in cui ho parlato tra l'altro in un altro video. E se dopo la visione di questo video hai deciso di fare un passo concreto per realizzare il tuo sogno italiano, se ti fa piacere, ti posso aiutare. Ho creato il programma FNC, Fluency and Confidence Italian Program, proprio per questo. Troverai qui sotto un link per prenotare una chiamata. Se ti fa piacere, possiamo parlarne insieme. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.